Terzo anello. Il Milan visto dall'alto. Terzo anello, siamo tornati dopo in realtà un bel po' di attesa, devo dire. Nadia, C'è del tempo, c'è del tempo. Ci sono stati un po' di partite in trasferta, un po' di situazioni. Siamo tornati per Milan. Gli siamo Monza. mancati? Probabilmente no. Ma però. sì, che gli siamo mancati. Gli siamo mancati. Terzo anello, dicevo, Milan Monza 3-0, partita vittoria rotonda, per una volta tranquilla, devo Calma. dire. Una partita senza mai avere troppe paure di poter insomma fare dei soliti disastri e quindi insomma diciamo da un certo punto di vista un pomeriggio tranquillo al terzo anello, come non ne Pranzo, capitavano sì. da un po'. Sei d'accordo? Sì, Milan Frosinone forse era tanta tranquilla, ma Sì, però anche lì non lì lo so, meno, qualche meno, piccola no, è vero parata che- di no, è vero, Maignan, adesso invece gol dopo 3 minuti, 2-0. Che gol dopo 3 che minuti, gol tra dopo 3 l'altro. minuti, Che gol dopo 3 2-0 prima minuti. della fine del primo tempo, 3-0, traversa di Pulisic. vero, no, è vero. Quindi abbiamo no, dominato, poteva abbiamo dominato. tranquillamente finire un 6-0. C'è comunque, Sì. come ogni partita del Milan, quell'amaro in bocca quando te ne vai e guardi il bollettino di guerra degli infortunati, perché quell'aspetto. anche questa partita, Musa infortunio muscolare, Pobega si è infortunato anche lui muscolare e Okafor che mentre fa parliamo non sappiamo ancora 12 esattamente di che tipo di infortunio è. è però. entrato, rotto, ha fatto come Renato Sanchez con la Roma, soltanto che Renato Sanchez è uscito perché fa schifo Okafor, perché si è rotto. Esattamente. Vabbè, se avete visto il siparietto che entra. Velocemente, dai, in 10 minuti, 5 minuti, quali sono i temi principali di questo Milan Monza? A partire direi da Giancarlo Simic. Giancarlo, bellissimo. Giancarlo Simic, il Dove? Giancarlone. Dove c'è questa cosa incredibile che è l'ennesimo Simic che gioca al Milan, ma vero. non è imparentato con gli altri Simic. Non lo è assolutamente. Come altri giovani ha giocato perché Gli non altri c'è più Simic, nessuno sì. da far giocare, perché è la stessa cosa di Esatto. Kalulu che aveva giocato perché si erano rotti tutti, Ciao che aveva giocato perché si erano rotti tutti, Simic gioca perché si rompono tutti. A me è piaciuto, devo essere sincero, per essere un ragazzo giovanissimo alla Al di prima là del gol, dici. vabbè, il gol non lo considero Bel gol. nemmeno. Bel Bel gol, gol. non lo considero nemmeno. Naturalmente un gran bel gol, Però ma- vabbè, quella è chiaramente una magia di Leao. Lui è al posto giusto al momento giusto, ma È bravo ad attaccare lo però spazio. non la però considererei sì. nella sua prestazione. Mentre invece per il resto comunque anche palla al piede. Cosa succede? È comparsa una sciarpa, perché non possa essere l'unico ad avere una sciarpa. Hai ragione, Devi avere anche me la tu una metto, sciarpa. me la metto. Eccoci qua. Speriamo di non... Dai, non perfetto. porta sfiga. No, ma non Dicevamo? Dicevo che a me è piaciuta molto la prestazione di Simic perché palla al piede non sembrava avere quella paura di stare in campo. A me è sembrata una buona prestazione. Poi ovviamente era la prima, era contro il Monza, eravamo già in vantaggio quando è entrata. Quindi chiaramente Certo. ottima. A me io penso sempre, quando noi facciamo anche col discorso di Camarda, Ciacatrere, a me viene sempre in mente a pensare sì, ma il City ha messo dentro un debuttante 2005 titolare in Champions League. Il Barcellona ogni partita c'è un Yamal, ragazzino del sì. 2021 fenomeno, 2-3 anni Tre sono anni, degli esatto. dei del calcio. È chiaro che da noi le condizioni sono un po' diverse. Però piano piano stiamo arrivando a quel livello, perché Comunque, già la tre. primavera si è qualificata tranquillamente al turno successivo Youth League. Fa comunque ridere che da noi giocano perché sono tutti infortunati, al Barcellona Certo. giocano perché sono dei fenomeni. Però Però Simic ha veramente sbalordito per la fisicità. Cioè un giocatore del 2005, 18 anni, che comunque Grosso. gioca fisicamente alla pari con gente come Gagliardini, che è scarso. Ti salutiamo Roberto. Tra l'altro un fallo su Teo Io non ti Hernandez saluto, Roberto. disgraziato veramente. Però con gente che comunque ha 30 anni e gioca in Serie A da 10, quindi è chiaro che Chiaro. È diverso, però lui comunque Simic ha giocato allo stesso livello. anche rispetto a Camarda, a me sembra di vederlo molto più senza dubbio, grosso. 15 anni, Camarda ha 3 anni in meno. No, è vero, sì. Però sì. Effettivamente mette un No, po' in esattamente. prospettiva. Mi è piaciuto molto, purtroppo, e arriviamo anche al discorso degli infortuni, Okafor,
che è veramente uno dei giocatori che preferisco del Milan di quest'anno, perché ha tutto per fare veramente bene, è sempre al posto giusto al momento giusto, dribbla, segna, però Quelle 3 partite che ha giocato, perché poi è Esatto. stato rotto tutto il resto del tempo. purtroppo gioca vabbè. 5 minuti ogni 6 partite, abbiamo questa piccola... Quei 5 minuti segna. I 5 minuti è un fenomeno. Fenomeno. Però 5. Però assolutamente Però se un stiamo- peccato. Se parliamo del gol di Okafor, secondo me parliamo dell'MVP, nonché personaggio comunque discusso su terzo anello della partita contro il Monza, MVP mio personale, poi fateci sapere nei commenti se concordate, Tijani Reinders. Ah beh, Tijani. Perché fa? Un gol incredibile, Molto bello. ormai è goleador. Che dicevamo prima in live, cioè prima dicevo in live sempre sul canale Twitch di Radio Rossonera, andate a seguire, che è molto simile al gol fatto da Saelemaekers contro il Napoli nel 4-0. È vero che salta i 4 giocatori, doppio Questi dribbling non dribbling. punta. Vero, Esatto. vero. E poi sul gol di Okafor fa un passaggio incredibile, cioè, lo scavetto a Giroud che poi mette una palla sublime dentro di prima Meraviglioso. attack, così. Però il passaggio di Reinders è un passaggio da grande giocatore, che è un po' quello che mi fa pensare, guardiamo quest'anno, questo 2023 che è Sì. metà del disgraziato anno scorso in cui siamo finiti quinti, poi quarti, poi alla fine quinti, perché tanto in Champions ci siamo qualificati passando i Una gironi. grande campagna acquisti in mezzo, E quantomeno questa molto entusiasmante. metà deludente, direi, di Sì. 2023-24, e tiriamo un po' le somme. Chi è il nostro MVP di quest'anno solare? Chi Secondo è te? l'MVP dell'anno E solare? chi è l'MVP tra gli acquisti che abbiamo fatto? Perché se ci Ok. ricordiamo le prime puntate di Terzo Anello, eravamo qua a dire bellissimo, un mercato incredibile, puntiamo per lo scudetto, siamo a 9 punti dall'Inter. Siamo in non Europa proprio League. in un momento rosio, in Europa League, la Champions l'abbiamo azzeccata, è un bel Esatto. casino. Sì. Quindi No, chi... allora, stiamo parlando naturalmente del Terzo Anello Awards. Terzo Giusto? anello, chiaramente terzo Sono anello i Terzo Anello Awards. Voi purtroppo non vedete quello che È succede successa una cosa in regia, incredibile, ormai. è successa una cosa La incredibile. situazione qua a Radio Rossonera ormai È successa una cosa incredibile è che non disperata possiamo per i assolutamente Terzo Anello commentare. Awards, sono tutti qua che vogliono sapere il Terzo Esatto, Anello per Awards. i Terzo Anello Awards. Allora, dunque, il migliore, sono veramente distratto. Vorrei farvi vedere cosa è successo. Purtroppo- Questi allora- saranno tutti i backstage di Terzo Anello, sarà una puntata speciale a Faremo fine tutti, anno. certo. Allora, no, il mio MVP dell'anno 2023, quindi dal 1 di gennaio 2023 a oggi, è Olivier Giroud. Ok? Te lo motivo? Vai, argomentamelo Te lo motivo. perché sono un po' confuso. Rimane un giocatore incredibilmente decisivo, che è stato decisivo in quella che è stata forse la partita migliore dell'anno solare, ovvero i quarti di finale contro il Napoli, Ok. con di ritorno nello Sì, specifico, con il gol dell'1-0 che poi di fatto ci ha concesso di arrivare in semifinale, che poi è andata come è Prestazio- andata. È stato molto decisivo. Forse sarebbe stato meglio perdere. Sarebbe stato meglio perdere, siamo tutti d'accordo, però è stato decisivo anche nel gol alla Juventus di fine stagione scorsa, che ci ha Per la dato la qualifica. matematica certezza di andare in Champions League. E poi per quanto E sia un forse anche giocatore- lì. Esatto, anche lì, no vabbè, No, ovviamente no, ovvio, quello ragazzi, no, cioè- però è un giocatore che ha la sua età, ma è un giocatore che continua a segnare, continua a fare assist come quello di domenica contro il Monza. È il giocatore più decisivo secondo me che c'è stato. Ovviamente Leao, menzione d'onore, non ci sono dubbi, anche lui è stato incredibilmente decisivo, ma Giroud ha una continuità in termini di gol e assist che è incredibile, quindi secondo me è il mio MVP. Secondo te? Io devo dare 2 MVP. Già non si potrebbe, secondo il Lo so, regolamento uno dei per un Terzo Anello. giocatore e uno non per un giocatore. Per il giocatore... Ah, stai per premiare Stefano Pioli, quindi molto bene. Chiaramente, infatti mi Sì, sono, Ostia, mi sono addirittura. tagliato i capelli apposta Esatto, per assomigliare sì. un pochino di più a Pioli. Giocatore, e qua fa capire, secondo me si capisce da mia a Monza, è Mike Maignan. Ci sta. Perché Mike Maignan contro il Monza fa una parata che se l'avesse fatta Sommer, Sì. avremmo letto i titoli su qualunque giornale. Se avesse fatta vero. Szczęsny, titoli video ovunque. Il problema è che Maignan le fa tutte le partite. Sì. Maignan
tutte le partite fa una parata del genere. Contro il Newcastle ha fatto una parata della vita, contro il Monza ha fatto la parata della vita, in nazionale ha fatto la parata della vita. Noi abbiamo il portiere più forte al mondo in questo momento, perché lo era Courtois si è rotto, quindi 2023 Maignan il portiere più forte al mondo. E ormai fa delle cose incredibili che ci sembrano banali, perché tanto le fa tutte le partite. Il secondo MVP, che non è... Aspetta, scusami, ti Vai. dico solo Maignan, sì, assolutamente, sono d'accordo su tutto. Non lo riesco a ritenere io personalmente Anche assist, l'MVP, quest'anno. Anche assist, nessuno mette in dubbio Maignan, però per gli infortuni che ha avuto, non lo so, secondo me è leggermente meno rispetto a Giroud, per come la vedo io. Poi stiamo parlando ovviamente Tanto sappiamo del che tra di portiere noi più l'unico forte che del ha mondo. un'idea interessante sono io. Ah già, è vero, quindi Terzo anello funziona così. funziona così. Poi Chiaramente secondo... funziona. Il secondo MVP, che non è per player ma è per persone in generale, è per la curva sud, Ok. che quest'anno è stata, a livello di tifo, continua a essere incredibile. Tranne forse qualche settimanella, l'ultimo anche mese. queste ultime partite Ok, va in bene. cui, vi dico, per chi non vive a Milano, per chi non era in giro ieri, faceva un freddo disperato, veramente tantissimo, la curva era sempre piena, tifato per tutta la partita. Poi potete condividere, potete non condividere la curva, quello che è, tutto quello che gira attorno alla curva è chiaramente opinione personale, ma il livello di tifo che mette in campo tutte le volte la curva è stato incredibile per tutto quest'anno. Sono d'accordo, no, vabbè, assolutamente, soprattutto alla fine dell'anno scorso è stato veramente il 12° uomo in campo. E invece... Worst player? Ah, passiamo subito a Worst o vuoi fare prima il miglior acquisto di Dai, non è vero, miglior quest'anno? acquisto, Beh, penso non ci siano dubbi, non so, penso d'accordo con me, Pulisic, assolutamente. Stiamo parlando di un giocatore di un livello assolutamente enorme per la Serie A, no, sì. 6 gol Sì, nelle sì, prime 18-19 partite, Anzi. assist, la traversa presa contro il Monza è di una bellezza considerata. Sai che però ti dico anche, e non pensavo di dirlo all'inizio anno, infatti avevo detto che non ero troppo convinto, Ruben Loftus-Cheek. Anche Loftus-Cheek. Loftus-Cheek si vede molto quando non c'è, quanto è fondamentale che ci sia. Poi Pulisic per ora fenomeno assoluto, probabilmente vince lui il premio di miglior acquisto della stagione, ma Loftus-Cheek probabilmente è quello che mi ha sorpreso di più, perché ero convinto che in realtà fosse un bidone, anzi ero convinto che si spaccasse troppo spesso, cosa che effettivamente un po' ha fatto. Però quando è in campo è veramente un fenomeno. Gioca quasi sempre molto bene. Sono d'accordo. E invece passiamo al worst. Dobbiamo pur darlo questo premio. Non è facile. A qualcuno va dato. E non è facile, ce ne sono tanti che hanno cercato di guadagnarselo. Non è facile, non è assolutamente facile. Chi è il peggior giocatore della stagione 2023? Allora, non lo so, molti sono sicuro che sarebbero d'accordo nel purtroppo dare questo premio a Calabria. A capitano. Io sono un incredibile fan di Calabria, secondo me il problema è che lui gioca sempre bene, quando fa l'errore lo fa enorme, per cui si nota tantissimo. In realtà secondo me ha giocato benissimo un sacco di partite, bene tante in cui alla fine non appariva molto. Bene anche nelle partite decisive, ad esempio in quella appunto tornando a Milan-Napoli dell'anno scorso contro Kvara, eccetera, però... Secondo me Calabria avrebbe un giudizio totalmente diverso se non fosse capitano, per prima cosa, e seconda cosa soffre un po' di quel problema per cui è un po' come quando pensi, non lo so, al De Gea del Manchester United dei primi anni in cui magari faceva un sacco di clean sheet, poi vai a vedere c'ha una difesa della Madonna, o anche a un Dida nostro che vai a vedere fa un sacco di clean sheet e poi dopo perché c'hai davanti Maldini, Maldini, Nesta, è ovvio che fai delle belle prestazioni. Calabria soffre la stessa cosa al contrario, cioè magari fa delle partite brutte, ma perché è brutto quello che c'è in campo in generale, perché abbiamo tutti rotti, un brutto gioco. Però ti dico la verità, il mio worst player of the year, terzo anello, edition, non è Calabria, ma è il giocatore che ho più odiato nell'anno, ovvero Shard Ketelare. Incredibile. Senza ombra di dubbio. È vero Calabria che giocava vale per noi 3 o 4 inizio De Ketelare. De Ketelare però vecchio cuore rossonero con l'Atalanta poteva veramente metterla in campo e la tirata no, giocatore su cui veramente ha
avevo riposto grande fiducia, che ha giocato un 2023 pessimo, ovviamente parlando dei mesi in cui ha giocato nel Milan. Non che l'Atalanta stia facendo Non il che fenomeno. l'Atalanta stia facendo il fenomeno. Veramente, assolutamente il mio peggior giocatore dell'anno è De Ketelaere. Penso di non doverlo neanche motivare. La rabbia che mi ha fatto salire negli ultimi mesi, in cui veramente cercavamo di spronarlo in tutti i modi possibili, con cori, grida, urla dallo stadio, vai Charles, e lui non ha fatto niente e non ci ha neanche salutato, parlo da tifoseria, quando è andato all'Atalanta, non ha fatto nessun comunicato, nessun post però per lì ringraziare il calore dei tifosi che c'è stato nonostante sempre, tutto. sì. Non mi è piaciuto È vero. assolutamente, quindi assolutamente non ho. Diciamo che non coi ho dubbi. social De Ketelaere, però io ti dico il mio peggiore, e qua chiaramente una provocazione, però un po' Sì. lo penso, il mio peggiore è Theo Hernandez. Attenzione, il mio questo è interessante, peggior giocatore del 2023. Ok. È un fenomeno, Sì. ma è sicuramente il momento in cui Tomori è tornato a giocare da Dio, e si vede quest'anno più della fine dell'anno scorso, secondo me, si vede il calo di Theo Hernandez a partire da l'ultimo mese dell'anno scorso e sicuramente tutto quest'anno. A livello di attacco, inconcludente. Sì. Anche ieri contro il Monza l'abbiamo visto, tante progressioni palla al piede che poi finivano in un niente. Tantissime simulazioni che iniziano a rendere però preoccupante, perché ha saltato delle partite importanti, Troppi gialli, ha lasciato, prese un sacco di gialli in prime 10 partite di campionato, una marea di gialli. È leader sì, ma meno in campo, da quello che mi sembra vedere. Ha avuto nel complesso un calo molto grosso rispetto al livello assolutamente top player. Io avrei detto, fino all'anno scorso avrei detto che era tra i migliori 5 terzini al mondo. Secondo me quest'anno è stato quello che ha avuto il calo più grosso, per cui worst player del 2023 per me, diciamo, Theo non tanto in Hernandez. termini assoluti quanto in termini di relativi rispetto al alla prima. sua qualità e alle sue Chiaramente è potenzialità. chiaramente un Non titolare sono d'accordo, inamovibile, ma è chiaramente un titolare inamovibile di questo Milan, perché è comunque un fenomeno, ma rispetto a quello a cui eravamo abituati, rispetto al Theo Hernandez dell'anno dello scudetto, non è il Theo Hernandez dell'anno dello scudetto. quello sì, Lo però aspettiamo, continua a però essere, secondo me, un giocatore di qualità superiore, manca. Che comunque ha fatto gol, ha fatto assist, ha giocato grandi partite, quindi Certo, sicuramente il ma peggiore. nel momento in cui la squadra soffre e devi essere quello che, Sì. perché comunque sei vice capitano, perché comunque sei uno dei simboli, perché comunque si vede che sei attaccato alla maglia, alla tua squadra, ai tuoi compagni, a tutto quanto, è il momento in cui devi essere più incisivo, perché è facile essere dei fenomeni quando tutto va bene. Nel momento in cui qualcosa inizia a incrinarsi, è anche da questi giocatori che deve partire la reazione, deve partire il riprendersi. Ci sta. La più grande sorpresa dell'anno? Io ce l'ho. Vai tu allora. Luka Jovic. Porca Sì, vai. Luka Jovic nell'ultimo mese è arrivato da signor nessuno, da giocatore che già tutti consideravano fallito, Scartato ha dimostrato da Fiorentina. di poterlo essere un giocatore fallito nei primi 2 mesi, ma poi è venuto fuori, ha giocato 4-5 partite di grande livello, ha segnato, ha fatto segnare. Mi aspetto che continui naturalmente da questo punto di vista, però è stata una sorpresa assolutamente. Ed è appunto per quello che Pioli ha deciso di non farlo giocare. Ma quello perché sei Eccoci fortunato. qua, eccoci qua il tema. La tua sorpresa, io lo so chi è la tua sorpresa, secondo me. Tu sai chi è la mia sorpresa? Secondo me sì. Sai che io invece non lo so chi è la mia sorpresa? Secondo me è Tomori la tua grande sorpresa, perché l'anno scorso hai passato tutte le puntate di Terzo Anello a criticarlo, a dire Tomori di qua, Tomori di là. Però è un po' il discorso, non è tanto una sorpresa quanto lo sapevo che Tomori è un fenomeno. Mi ha sorpreso nel tornare ai suoi livelli. Ma me lo aspettavo. No, secondo me la mia sorpresa è... Qual è? È difficile. Forse Reinders. Per quanto ne ho parlato male, per quanto non mi ha convinto, è un po' inconcludente, però da giocatore di cui non conoscevo niente, un sacco di ottimi passaggi, un sacco di partite fatte bene, o lui o Loftus-Cheek. Ci può stare, non so. ci può stare. Dai, ultimo Chiudiamo. minuto,
Parliamo salutare. male di Pioli. All'ultimo punto, parliamo male di Pioli. Cosa Pioli, significa? Allora, Pioli. ma scusa, ma giochiamo contro il Monza? Jovic non gioca, Chukwueze non gioca. Parte Pobega quando è Esatto, convocato Simic. Si spacca Pobega, devi mettere Simic. Ma allora mettiamolo da subito. Ma voglio dire, Chukwueze ha giocato molto bene contro il Newcastle, è in crescita. Jovic sta giocando molto bene, è in crescita. Adesso Kajke Pulisic è un fenomeno, però non può giocare tutte le partite. Ma non possiamo far giocare Chukwueze, diamogli dei minuti a sto poveraccio. Al 70° minuto Giroud, che Sì. sei un palo a questo punto, abbiamo capito che contro il Monza non segnavi. Hai fatto quello che devi fare, un assist al bacio. Se hai 120 anni, ma mettiamolo Jovic. Questo direi che era signor Pioli. l'ultimo sfogo del 2023. Cosa Ho capito, dici? però, Va bene, con sì. questo sfogo vi auguriamo un felice Natale, con la speranza di trovare sotto l'albero anche dei bei Delle regali belle di calciomercato. Cosa dici? Ma chi? Dai, Chi dai, ci sta. comprano? Seguiteci su Instagram Terzo Anello, su Twitter Terzo Anello Podcast, Sul canale Telegram, Entrate seguite nel i canale social Telegram. di Radio Rossonera naturalmente. e sperate con noi che i sorteggi di Europa League ci siano favorevoli, perché è vero che ormai siamo in Europa League, speriamo di Esatto. beccare il Karabag e non di andare Noi a stiamo beccare il registrando Marsiglia. prima dei sorteggi, lo sapremo insieme. E ovviamente scrivete nei commenti i vostri preferiti dell'anno, i e vostri non. Terzo Anello MVP Awards. Vi auguriamo buon Natale, ci vediamo vediamo in nel realtà tra un paio di 2024 settimane, non per di più, parlare perché- di Milan-Sassuolo, Salernitana-Milan, Milan-Cagliari Coppa Italia, che sarà l'ennesima Esatto. partita sotto zero che ci vedremo 120 minuti e fine. Ciao a tutti, Ciao a tutti, buon Natale, Forza buone Milan. feste. Ciao. Terzo Anello. Il Milan visto dall'alto.